Se una foto non funziona, non è detto che tu abbia sbagliato esposizione, magari hai fatto la cosa peggiore. Hai protetto la cosa sbagliata. E questa è una differenza enorme, perché lì non stai più sbagliando un parametro, stai sbagliando una priorità. Molti fotografi credono che esporre bene significhi salvare il file. Io credo il contrario. Esporre bene significa decidere cosa deve vivere. Il resto a volte può anche morire. Se una tua foto non funziona, non è detto che tu abbia sbagliato esposizione, magari hai fatto una cosa molto peggiore. Hai protetto la cosa sbagliata, e questa è una differenza enorme, perché lì non stai più sbagliando un parametro, stai sbagliando una priorità. Molti fotografi credono che esporre bene significhi salvare il file. Io credo l'esatto contrario. Esporre bene significa decidere cosa deve vivere nelle tue immagini, il resto a volte può anche morire. Quando si parla di esposizione, quasi tutti ragionano da contabili del sensore: non bruciare le alte luci, non chiudere troppo le ombre, non far venire rumore nelle immagini, non rovinare il ferro. Tutto vero, tutto utile, tutto insufficiente. Perché una foto non diventa forte solo perché il file è salvo, al massimo diventa corretta. E corretto non vuol dire vivo. Qui c'è il primo problema serio. Troppi fotografi espongono per paura del bianco troppo alto, paura del nero troppo profondo, paura del rumore, paura dell'istogramma che non gli sembra un prato inglese perfettamente tagliato come quello della Reggia di Caserta, e questa paura li porta sempre nello stesso posto. Cercano di salvare tutto, ma una fotografia forte non nasce quando salvi tutto, nasce quando capisci cosa merita di essere salvato. Perché se provi a proteggere ogni cosa con la stessa premura, stai facendo una foto senza gerarchia. Una foto senza gerarchia è una foto che non decide. Quando esponi, in realtà non stai solo gestendo la luce, stai facendo una scelta di valore dentro l'immagine. Nella maggior parte dei casi stai cercando di salvare una di queste 4 cose: il soggetto, l'atmosfera, il dettaglio oppure la credibilità della scena. E non sono la stessa cosa. Spesso togli tensione, spesso proteggi solo le alte luci, magari perdi il volto. Se apri tutto in post, togli il peso, togli la densità, togli il mistero. Se esponi per il soggetto e lasci cadere parte dello sfondo, non hai sbagliato per forza. E qui arriva la frase che di solito fa storcere il naso a chi vive dentro l'istogramma: l'esposizione corretta non è quella perfetta, è quella coerente con il centro della fotografia, non con il centro del file, con il centro della fotografia, che è un'altra religione. L'errore più comune non è sottoesporre, non è sovraesporre, non è neanche fidarsi troppo del monitor. L'errore più comune è questo: scattare senza aver deciso cosa conta davvero. E quando non decidi prima, succede sempre la stessa cosa. Inizi a rattoppare, schiarisci un po' di qua, abbassi un po', recuperi un po', pulizia, texture, curve, maschere, luci, ombre, e alla fine ti trovi con un'immagine tecnicamente gestita, ma spiritualmente svuotata. Sì, spiritualmente, perché una foto può anche essere pulita, nitida, corretta, recuperata bene e restare comunque muta. E no, non è poesia da 2 euro, è pratica che non ho fatto solo io, ma tanti altri fotografi come me, e molti dei quali ci hanno anche fatto dei gran libri che vi consiglio di leggere. Perché se in ripresa non hai capito cosa doveva dominare, un posto non stai rifinendo, stai negoziando con una decisione che non hai avuto il coraggio di prendere prima. Per evitare questo disastro elegante, io mi farei 3 domande, non 10, ne bastano 3. La prima domanda è: dove deve cadere l'occhio nei primi 2 secondi? Se non lo sai dove deve cadere lo sguardo, non sai nemmeno come esporre, stai solo misurando una luce e quindi non stai costruendo nessuna fotografia. La seconda domanda è: cosa deve restare vivo, anche se qualcos'altro si sacrifica? Questa è una domanda molto scomoda e proprio per questo serve, perché la fotografia spesso non è diplomazia, non è un tavolo di pace tra luce, ombre, texture, sfondo e dettagli secondari. La fotografia è scelta e a volte perfino crudeltà, ovviamente nel senso buono della parola. La terza domanda è: sto proteggendo il punto che punge o sto difendendo la mia paura tecnica? Qui il discorso sale di parecchio.
Barthes parlava di punctum, quel punto dell'immagine che ti prende, ti ferma e ti entra addosso. Non è sempre uguale per tutti, non è un bottone universale, ma nelle immagini che restano c'è quasi sempre qualcosa che buca la semplice correttezza. E il punto è proprio questo: molti fotografi espongono per salvare lo studium, cioè ciò che è leggibile, ordinato e comprensibile, ma nel farlo ammazzano il punctum, cioè la parte viva dell'immagine. Tradotti in una lingua terrestre e salvano la letteratura, perdono il colpo. Ed è per questo che certe immagini sono perfette ma non ti restano dentro. Sono educative, ben vestite, ma non ti toccano. Prendiamo una foto come Afghan Girl. Lì non stai difendendo il tessuto, non stai difendendo il verde in astratto, stai difendendo lo sguardo. Si espone in modo da rendere tutto democraticamente leggibile, ma indebolisci quella lama che passa dagli occhi, hai perso il centro dell'immagine. Prendiamo Migrant Mother. La forza non sta nel fatto che ogni zona della scena sia perfettamente bilanciata, sta nella tensione umana, centrata nel volto di quella mamma, nella postura, nel peso emotivo dell'immagine. Oppure pensa a Cartier-Bresson, al salto sulla pozzanghera. Lì non contava salvare ogni dettaglio della scena come se stessi catalogando quel pavimento. Conta all'istante, conta quella frazione di secondo in cui l'immagine smette di essere normale e diventa inevitabile. Quindi no, l'esposizione non serve solo a sbagliare, serve a non disperdere il centro vivo della nostra immagine. Adesso portiamolo a terra. Se stai facendo un ritratto con una finestra forte alle spalle del tuo soggetto, devi decidere: il centro è il volto o il vetro dietro al nostro soggetto, perché se il centro è il volto, proteggi il volto. Se la finestra sale, amen. Ti ricordo che non stai fotografando una tenda da campeggio, stai fotografando una presenza, una persona. Mentre se stai fotografando street o reportage e l'immagine vive di durezza, di attrito, di contrasto, smettila di esporre tutto come se le luci dovessero chiedere scusa. Le ombre non sono un difetto morale, a volte sono anche la grammatica stessa della scena. Se stai facendo still life o prodotto, certo la percezione conta di più, ma anche il criterio non cambia. Non devi salvare tutto, devi salvare quello che fa leggere bene la materia, il volume, la forma, il carattere dell'oggetto. Questa è la vera applicazione professionale della tecnica: non usare l'esposizione per dimostrare che sai controllare il mezzo, usarla per dare alla foto la gerarchia giusta. La prossima volta che guardi una foto e dici l'ho esposta male, fermati un attimo, chiediti una cosa più onesta: che cosa stavo cercando di proteggere? Perché il problema, molto spesso, non è che hai sbagliato il valore, è che hai salvato la parte meno importante, hai difeso il file, ma hai lasciato morire la fotografia. E allora la domanda finale non è quante luci ho recuperato, la domanda finale è: ho protetto quello che rendeva questa immagine viva? Perché lì dentro non c'è solo il tuo modo di esporre, c'è il tuo metodo di vivere e vedere quell'immagine. E scrivimelo nei commenti: quando scatti, cosa proteggi per prima? Il volto, l'atmosfera, le alte luci, il dettaglio? Perché da questa risposta si capisce subito una cosa: non solo che fotografo sei, ma soprattutto come guardi ciò che scatti. E se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale di Jovision e ci vediamo al prossimo video.